Abbiamo iniziato per la nostra amica Angela. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Angela mi si presenta in versione Candy Candy infermiera, con in mano la valigetta bianca e la croce rossa sopra. E, lei vorrebbe a tutti i costi sbarazzarsi di questa valigetta e anche del ruolo nel complesso in cui si sente incastrata, gli abiti che indossa e non sa proprio come fare. La vedo molto nervosa. Ho un consiglio. Prima di tutto ci dà l'autorizzazione. Questo è un ottimo modo per iniziare. Sì, decisamente sì. Con un segno proprio inequivocabile della testa dice sì. Ma è sicura? Sì, perché davvero ci ha provato tante volte anche solo a togliersi questo cappellino tipico dell'infermiera e non ci riesce. Etericamente è sempre lì. Ci sono sempre delle forcine che lo tengono lì. Esatto. Ok, però è consapevole che delle grandi dormite da pigrona fino a tardi non si possono più fare dopo che accetta questa nuova via. Sì, è consapevole che il risveglio sarà totale in tutti i sensi. Bene, allora sentiamo in eterico il rumore di una sveglia. Come fa la tua, Monica? Quella di Angela è molto forte, quasi disturbante per le orecchie, perché lei ha bisogno di quella, perché altrimenti non riesce a svegliarsi da questo lungo sogno incubo. Quindi quelle lì. Vibrazione di Angela. 8 miliardi. Consapevolezza. 157. Anima. 39. Vite. 2061. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 50. Progetto di Angela. Allora mi viene vita a pezzi ed è come se lei fosse inchinata a raccogliere la sua vita, che non è unitaria, ma è come divisa in frammenti, in cocci, e lei sta cercando di metterli insieme per dare, diciamo così, un senso all'intera sua esistenza. Ci riesce? Al momento direi di no, ma ci sta decisamente provando a fasi alterne. Nome dell'anima e dello spirito. PSP. Dunque, la PS è Giglio, la PE è Roccia. Eteriche, vediamole. C'è un leone, una mantide, poi c'è un'anziana del secondo universo, che ha una valenza un po' duplice, perché da un lato tende a farle pena, compassione, dall'altro a instillarle dei forti sensi di colpa. Ehm, Mhm. 3 di L e un pipistrello, come falconiforme. Basta. Mentali. Sono 3. La prima si chiama Croce Rossina al top.
ed è di livello 6 ora, in passato di più. Poi c'è alt bisogni, proprio come un cartello. Qua io vedo il leone con il cartello alt bisogni. Questo è 5. E poi di nuovo 6 oscurità. E qua vedo proprio il pipistrello immerso in questo suo regno di buio e che fa stare lei stessa al buio completamente. Vediamo, le croci rossine al top, vabbè, si capisce. Sì, è come se proprio quasi molte persone che la circondano e da cui lei cerca di allontanarsi, ma poi tanto ne trova sempre di nuove, cercassero quasi di metterle una medaglia che implica avere delle qualità di croce rossina. Quindi in passato e tuttora, ma specialmente in passato possono essere stati i suoi familiari, i suoi genitori ci provano sempre ad attribuirle questo ruolo, però in generale le capita anche magari con degli uomini piuttosto che le capita all'interno del lavoro. Sempre comunque le vogliono appuntare questa medaglia qui da Croce Rossina dicendole che lei è proprio brava a essere disponibile, a mettersi al servizio degli altri, a capire gli altri, a riparare gli errori degli altri. Alt bisogni. Appunto, legata a questa che abbiamo appena detto, c'è proprio l'anziana signora, che tende proprio molto a farle vedere, vedi, ho bisogno di te, non puoi girarmi le spalle. Legata a questa seconda, come ho detto, c'è il leone, che alza questo cartello dove è come se la facesse sentire in colpa riguardo ai propri bisogni più profondi. E quindi fa sì che in un certo senso o lei non li riesca a vedere, il leone fa in modo che lei non li riesca a vedere, oppure che li sottovaluti, oppure ancora li considera molto secondari, o fa grande confusione, o si sente in colpa per questi bisogni. In ogni caso non hanno il ruolo giusto che dovrebbero avere, non vengono visti da lei nella maniera giusta, col giusto peso. Ma bisogni di quale tipo? Tutti? Sì, i suoi bisogni più autentici, ma anche quelli meno autentici, in qualche modo non li deve riconoscere, gli deve voltare le spalle. O perché tanto comunque va bene, i soldi non sono importanti, perché comunque una relazione non mi rende felice, alla fine si ritrova ad avere niente, perché è come se avesse azzerato tutti i bisogni. Oscurità. È questa sorta di buio proprio che lei vive e che, per esempio, la fa dormire molte ore e che le fa sentire anche spesso la vita come poco interessante, poco stimolante, po' piatta, noiosa e allo stesso modo le persone che lei conosce e a me viene anche un po' meteopatica, nel senso che si fa anche molto condizionare dal buio esterno, diciamo così, ma perché in realtà è una condizione interiore, no? Che trova risonanza poi. E quindi c'è questo velo cupo su di lei. Impianti. C'è una specie di cono energetico, la parte più stretta del cono è appoggiata alla cima della testa. A che serve? Ed sembra quasi uno di quei coni stradali che si mettono quando ci sono per esempio i lavori in corso. Ed è come se fosse di un metallo, di una lega molto pesante. Le crea come delle informazioni a imbuto proprio, no? Perché in un certo senso sembra anche un imbuto, a concentrarle
tutta una serie di informazioni che lei vorrebbe in un certo senso dissolvere, mm? Invece gliele condensa, gliele concentra in un punto della testa, creando quasi un distillato da cui lei non si può liberare. Quel distillato lì rimane lì concentrato. Quindi anche se la sua volontà sarebbe quella di ehm, liberarsi da queste credenze, da tutti questi obblighi che le derivano dalle generazioni precedenti, non ci riesce, perché c'è questo distillato generato appunto da questa specie di imbuto. Ok, E basta. poi la parte destra del corpo è come, tipo, non so come spiegarti, io parlo sempre da un punto di vista eterico, bloccata, fredda, come se fosse chiusa da un parallelepipedo, tutta la parte destra del corpo, è rinchiusa in un parallelepipedo e rimane come a dirti un po' più anestetizzata, per cui lei è come se potesse vivere solo con una metà di sé. L'altra metà è quasi tenuta congelata, isolata. Ok. Angela, che viene dalla Moldavia. Chiamiamo tutti i moldavi nel cinema anche. Come se tutti volessero contribuire a mettere questa medaglia di Croce Rossina, perché è molto importante. Non ti accorgi quanto l'accudimento è importante? Mhm. Quanto prendersi cura degli altri è importante? E Non ti questi senti riescono? egoista? Non riescono ad entrare nel cinema? No, sono fuori che bussano e vorrebbero ognuno appuntare una medaglia di questo genere. E Angela non li fa entrare. E no, non vuole perché lei ne ha già a sufficienza di persone che vogliono fare questo con lei. Quante medaglie Già, ha Angela? come se ne avesse una qua sopra la radice dei capelli, che è proprio mentale, no? Quindi è come se ci fosse una sorta di struttura di grande credenza, come lei lo chiamerebbe algoritmo. Il suo algoritmo è quello di mettersi al servizio della famiglia, di chi ne ha bisogno. Mm? Perché pensare a se stessi è da egoisti e poi bisogna molto essere attaccati anche alla materia. Mm? La materia è importante, tutto ciò che è sostanza, tutto ciò che è casa, mattone, oggetti è importante. E poi ne ha Una, un'altra, due. sì, Mm. sì, e l'altra è proprio qui al centro del petto, come per in un certo senso instillare dei sensi di colpa, di compassione, ma come non vedi che ci sono dei bisogni, gente bisognosa intorno a te, tu stai sfuggendo dalle tue responsabilità, Due sono come le puoi medaglie. girarci le spalle, ci sono malati, ci sono deboli. Sì, testa e cuore. Causa esoterica del mal di testa. Da un anno a questa parte, teoricamente attribuito a un parente e di gravità non eccessiva ma molto fastidioso. Come se questa giovane che si è inserita di recente nella famiglia facesse da contraltare, nel senso che è come se lei potesse essere una rappresentante di un certo tipo di valori e facesse notare che invece Angela è il disvalore, Mm. no, di tutto questo. La fa sentire appunto come scollegata dalla famiglia perché non condivide certi valori. E quindi è come se questa ragazza la facesse sentire che
Lei non è parte della famiglia, è più parte lei della famiglia, è più parte questa nuova ragazza della famiglia, non lei. Quindi il mal di testa deriva da quello? È come se lei, questa donna, lavorasse energeticamente per fare una segatura, come se le volesse segare il legame, no? Siccome Angela ha anche questa medaglia in testa, è come se andasse a segare proprio anche nei punti che sono comunque più delicati, più deboli per lei. La medaglia. Però sì, non ottiene l'effetto di alleggerirla da quella medaglia, ma anzi di andare più in profondità rispetto ad alcune tematiche, Ok. a farla arrovellare su certi argomenti, su certi problemi. Qual è il motivo per cui Angela ha deciso di avere questa parente in questa vita? La cosa interessante è che Angela ci ha messo un po', ovviamente, no? Per svincolarsi nel complesso dalla sua famiglia e da un certo tipo di tradizioni e di cultura. E poi di nuovo si è regalata questa opportunità recente di questa ragazza che invece è come se la riportasse in certi schemi. Mm? Ed è come se lei dicesse, ancora più forte la sua anima dicesse ad Angela, lo vedi che ce le hai le forze per davvero trasformare questo genere di credenze. Angela, che fare da grande? E questo è quello che Allora, lei si domanda. mm, intanto per fare qualcosa da grande è come se lei volesse guardarsi quando era piccola, mm? Quasi nell'impossibilità di comprendere se stessa da grande se non vede se stessa da piccola. Come se lei avesse, non so come spiegarti, già una sorta di strada creata fin da quando era piccola e Mhm. che doveva percorrere quella strada lì. mm? Ma lei non voleva percorrere quella strada lì. E per cui aveva sentito sempre il senso da una parte di rigetto rispetto a questa strada, però dall'altra anche, non so come dirti, il timore un po' di non essere amata non percorrendo questa strada, perché chiaramente da bambina, cioè, hai bisogno per forza dell'approvazione dei genitori, cioè non c'è altro, non ci sono altri strumenti, altre possibilità, no? Quindi Mhm. è come se Angela andasse a guardare questa bambina qui, che è da un lato estremamente rivoluzionaria e controcorrente, ma che non ha gli strumenti per poter realizzare questa sua diversità. Ed è come se lei in un certo senso fosse incastrata tra queste due tappe, la adulta mm, e questa bambina qui così diversa, ma allo stesso tempo così dipendente da delle figure adulte. Mm, E vedo che appunto va incontro a questa sua, ora che lei ha degli strumenti, va incontro a questa bambina che aveva il germe, diciamo così, della libertà, dell'originalità, ma non aveva gli strumenti. Ed vedo che è come se si fondessero. Angela grande con Angela piccola. Bambino interiore. Sì, ma proprio anche la bambina che lei è stata, la bambina effettiva del passato, l'Angela piccola. Facciamolo un dialogo tra la grande e la piccola, che si mettano una di fronte all'altra. Sì. La piccola dice alla grande che bello essere grande, poter fare quello che vuoi. Però l'Angela grande dice, ma io sono grande eppure non so cosa voglio fare. E la bambina gli dice, ci sono così tante meravigliose cose belle da fare. E Angela grande risponde, io non riesco a vedere gran bellezza intorno a me. E allora vedo che Angela piccola è come se la togliesse da questo velo, da questa campana di oscurità, che poi sono le ali nere del pipistrello che la avvolgevano completamente.
gliele toglie di dosso e all'improvviso Angela vede un'incredibile luce intorno a sé. Vede ogni cosa con occhi nuovi, vede la bellezza nei particolari, Fammi un anche esempio. da uno spigolo della finestra lo riesce già a vedere diverso, riesce già a vedere lo scintillare della luce che si riflette sulle superfici. Tutto assume nuovi contorni. Lei è stupita di come riesce a cogliere la meraviglia. Prima era tutto un po' scontato, un po' banale per lei. Invece è proprio come se adesso avesse gli occhi da bambina che sta scoprendo il mondo. Un altro esempio di meraviglia. Una farfalla si sta appoggiando, non so, da qualche parte e lei riesce a recepire l'intensità della vita in un tempo così breve. E riesce a essere affascinata da questi colori che a guardarli attentamente sono anche più sfumati di quelli che aveva sempre visto prima. Un terzo esempio. Questo è molto strano perché mi fa vedere la polvere. So, della polvere che si è concentrata in un angolino. Mhm. È come se adesso in questo momento c'è quasi una sorta di fusione tra Angela grande e Angela piccola e e dicono insieme, no? Noi non siamo polvere e non vogliamo fare la polvere in un angolo. Noi brilliamo e vogliamo occupare tutto lo spazio. E vogliamo occupare l'intera giornata con gioia e con entusiasmo. Causa di noia, pigrizia, poca passione per la vita. Sicuramente tantissimo il pipistrello e l'entità mentale oscurità, che le creavano proprio questa patina addosso, quindi non solo sugli occhi che le fanno vedere la realtà così un po' in bianco e nero, ma proprio questo filtro che quasi le penetra nel corpo, creandole anche uno stato d'animo proprio, un po' di scoraggiamento, di scarso entusiasmo, noia, a volte un po' quasi depressione. Causa della tendenza a dare le dimissioni dal lavoro perché non le piace più. Eh, allora, a volte è come se in alcuni lavori qualcuno la riportasse a un'Angela che lei non ama e allora scappa. Scappa così come scappa per esempio dai suoi familiari. E altre volte è come se il leone intervenisse e dicesse no, non c'è bisogno che tu ti affermi, non c'è bisogno che fai carriera, non c'è bisogno che scopri le gioie che questo lavoro portato avanti potrebbe darti. Quindi gliela fa apparire come non più gratificante e quindi da abbandonare. Ma è proprio un modo a volte che ha il leone per togliergli il gusto di prendersi una soddisfazione, di provare gioia per quello che fa. Solitudine. E lei è come se, allora, quando tu mi hai detto solitudine è riapparsa quell'infermiera croce rossina all'inizio, no? Come se lei in un certo senso avesse anche paura che
la relazione con gli altri implicasse questo ruolo qua, come se tutti la vedessero da questo punto di vista e lei assolutamente non vuole. O perlomeno c'è una parte di lei che non vuole e l'altra parte che non sa liberarsi da questo ruolo. E gli altri è come se la riconducessero sempre lì. Allora lei in qualche modo preferisce star da sola e dice: io single sono felice, sto bene. Anche perché se tanto poi l'alternativa è quella, io sto bene così. Dorme molto. È come se fosse in una sorta di stato di torpore. Non riesce a sentire il richiamo della vita. È proprio come quando dorme, invece che avere addosso una coperta, ha sopra il pipistrello. Reagisce, non agisce. Allora, dunque, qua è come se ci fosse una specie di collaborazione tra la mantide e la vecchia del secondo universo. Perché da un lato la bloccano in un'azione creativa, significativa, un'azione che può portare un cambiamento. Dall'altro però la fanno andare in reazione, ok? A volte avere proprio uno scatto d'ira, di nervi, di insofferenza, di voglia di fuga. A volte anche può capitare che lei liquidi malamente le persone. Le creano proprio questo stato di insofferenza costante. Monica, il progetto Cina è giusto un esempio. Si è bloccato. Beh, lei resta in attesa. Nel frattempo non trova, sebbene abbia comunque un po' capito che non è la sua strada, non agisce finché non ha una risposta definitiva. Giusto? Ho capito bene? Ma Cina, non so, mi dice no, Cina. Non la vedi in Cina. No. Mm, mm, no. No, perché in realtà io la vedo dall'altra parte del mondo. Cioè non la vedo a est, ma la vedo a ovest. Cioè, io so che Sud? lei ha fatto diverse esperienze di lì, Mhm. all'est, però tipo come se est significasse una cosa, ovest come se significasse invece una sorta di ehm, altra Angela. Ehm, per esempio, Portogallo mi ha detto bene, L'esperienza in Portogallo. E oltre l'oceano? L'America? Le anche sì, Americhe? sì, sì, Del anche sì. sud o del nord? A me ha dato centro, centro-sud. Ok. Rapporto con la famiglia, Monica. La tollera. Starne lontana è l'obiettivo. Se li deve vedere, li sopporta solo 2 o 3 giorni e poi stop. Va. Sì. Loro sono proprio portatori di questi valori vecchi, eh, valori, diciamo così, anche a bassa energia, valori anche molto materiali, sono totalmente incompatibili con l'anima di Angela. Però d'altronde sono sempre i suoi genitori e lei non sa bene la quadra ovviamente da trovare. E si è scelta proprio una famiglia che le potesse dare come una molla, ecco, come se la famiglia fosse una molla finché lei venisse proiettata, io la vedo addirittura in quinta dimensione, neanche in quarta dimensione. Una famiglia così occlusiva, così costrittiva, così incombente, no? Che le dà proprio come una pedana, no? Lei può saltare da questa pedana famiglia fino alla quinta dimensione. Una grande opportunità. Sì, sì.
Angela e la parte sentimentale, relazionale. Tutte storie corte, Mm. nessuna veramente importante, infatti lei chiede al cinema di invitare i suoi 4-5 ex senza nessuno nello specifico. Sta bene da sola, è felice nella condizione di single. Mm. Sì, perché diciamo che hanno sempre voluto castrarla nella sua libertà, ehm, a partire proprio dalla famiglia. E, e la sua dimensione invece è quella della libertà, ma non ha ancora potuto comprendere, quindi sperimentare, che esistono contesti di coppia in cui c'è l'amore e l'amore include la libertà. Lei per ora ha sperimentato delle relazioni in cui non era se stessa. Esiste la fiamma di Angela. No, per ora secondo me no. A parte Perché? che, cioè, se adesso me lo chiedi, è una donna. Mi fa vedere tipo Messico, Mhm. donna, una donna. Ma perché questa è una componente di Angela che lei non ha ancora sondato o perché è talmente lontana che... Mm, ci sono degli aspetti di Angela che per come lo sto vedendo io, a volte sono stati compresi solo da una donna. Se ti devo dire che ci sono degli uomini che sono riusciti a vederla profondamente, non lo vedo. Anche perché Angela ha scelto, no? Di non farsi vedere profondamente da questi uomini, mentre invece altre donne sono riuscite a accogliere anche di più Angela. E quindi è come se lei si sentisse più accolta da questa. Adesso io vedo questo, poi non vuol dire niente, non è che lei deve andare con una donna, assolutamente. Assolutamente, certo. Va bene, Portale Auro, chiamiamo i quattro nonni, capofila la nonna paterna. Come se volesse che le cose andassero in una certa maniera, come dice lei, come lei ritiene che assolutamente sia giusto che vadano le cose. Volesse creare una riga, tracciare una riga e le persone devono percorrere passo passo, i passi li devono mettere, i piedi li devono mettere su questa riga. Però Chi l'ha detto? non ho una paterna, mi viene così. Mm, E Angela non vuole andare sopra questa riga. mm. E che fa? È come se Angela proponesse una tregua, come se facesse un'operazione di andare nella dimensione in cui si trova questa donna e va a tirare giù un velo, va a tirare giù un tessuto del teatro, perché comunque, per come lo vedo io, anche nella dimensione in cui sono i disincarnati c'è un teatro. È diverso dal nostro, un po' diverso, però c'è ancora teatro. E Angela ne tira via un velo e la nonna decide di cancellare questa riga per terra. Cosa dice la nonna alla nipote? Mm, tipo la tua strada è una galassia, è la Via Lattea, una cosa del genere. Ehm, Da quando Angela ha tirato giù questo telo, è come se davvero anche la nonna si fosse aperta
e avesse visto le prospettive all'interno di Angela, che sono infinite, e sono cosmiche, sono nell'universo, ecco. Gli altri nonni cosa fanno? Ci sono le altre due nonne, sì, chiamiamole tutte e due nonne, no? Perché alla fine, anche se una non è proprio la nonna di sangue, diciamo, è come se saltassero dalla Angela bambina alla Angela grande, accarezzandole la testa. La nonna, diciamo biologica, chiamiamola così, le accarezza più che altro la fronte qui davanti. L'altra nonna acquisita le accarezza invece la nuca. Messaggio di Angela a tutti. Io sono io, lasciate fare a me. Benissimo. Portale Auro, li invitiamo tutti, vediamo se vanno tutti. Sì, lasciano ognuno un fiorellino lì davanti. La nonna materna biologica gli dice la vita è colore e amore, mentre va nel portale aureo. Ottimo. Lo chiudiamo. Scriviamo su un cartello di carta, di cartoncino, una frase, lo mettiamo e la mettiamo il cartello in mano ad Angela. È una frase che lei ha detto nell'esposizione dei punti, ma non è uno dei punti. Vivere senza soldi. Certo. È uno delle sue trappole mentali. Il leone che ha alzato il cartello alt bisogni le fa credere che mica c'è bisogno dei soldi. Certo. Tu puoi vivere senza soldi. C'è di mezzo anche il fatto che lei è una donna, moldava, quindi i soldi li porta l'uomo a casa. Sì, perché diciamo che lei sta uscendo dalle righe, da questa riga, diciamo così, che poi questa riga che io ho visto tracciata da questa nonna, in realtà è un po' la riga tracciata da molte persone, no? Che appartengono al suo territorio di origine, no? E diciamo che si vorrebbe che la donna si spendesse in termini di disponibilità e di se stessa. Si sacrificasse. Non lavorativamente ci pensa la parte maschile. E così si crea dipendenza. Certo. Lei chiede i soldi a lui. Sì, poi chiaramente Angela non ha realizzato questo, ok? Però non ha neanche realizzato il vivere nella prosperità generata da lei stessa. È arrivata a convincersi che mica, perché i soldi no, non sono importanti. Bene. Fermiamo qui un attimo l'analisi. Apriamo uno squarcio nella Matrix. Vediamo Angela che vive senza soldi. Uno degli infiniti futuri. La vedo come molto invecchiata, pur essendo comunque una giovane donna, ed è implorante la carità. Secondo, Angela vive senza soldi ed è dipendente da un uomo, fidanzato, marito, quello che è. Mi viene come se fosse tatuate delle lacrime.
e lei non riesce mai a liberarsi, ecco, da queste lacrime. E il volto è cascante, proprio come a esprimere la sua tristezza. Ha scelto un uomo che non amava, ma Che le che la chiede, manteneva. che le dà i soldi e le chiede per cosa servono? Tiene conto di come li spende? E, dunque, a questo proposito ci sono più vite. C'è una vita come la indichi tu e ce n'è un'altra in cui lei ha buona disponibilità dei soldi perché il marito non c'è mai. Mhm. E quando c'è, la fa sentire completamente inutile, con un vuoto profondo. Bene, questo cartello, vivere senza soldi, cosa ne facciamo? Il leone dice: beh, serve, teniamolo, è così che stanno le cose. Lo dice il leone, teniamolo. Andiamo a fare un giro dentro il leone con Angela. Andiamo dentro al leone a vedere la sua grande saggezza, il motivo per cui cerchiamo il motivo dentro il leone per cui dovremmo dar retta al leone. Da dove entriamo nel leone? Da dove entra Angela? Io sono il felinoide, che è l'entità più potente, e sono un leone. Bene. Angela entra nel leone da dove? Così? Dalla pancia, dall'ombelico, dagli occhi, dalla bocca? Lo apre e basta? Sì, dal collo. Bene, cosa c'è dentro il leone? Che è così Cioè, importante. quello che hai detto tu all'inizio era, c'è questo eco. Mm. C'è niente. Eh, C'è un canyon. mm, la voragine, sì. Leone, leone, leone. Dove Mm. sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Esatto, Quindi esatto, nelle, esatto. esatto. Nelle mantide abbiamo visto i circuiti elettrici. Nelle onde c'è il vuoto cosmico. Esatto, infatti, Bene, allora Angela adesso esce dal leone, si trasforma in tatuatrice e tatua sulla fronte del leone vuoto cosmico. moto cosmico. Vuoto. Cosmico. Ah, sì, Fatto? sì, sì. Andiamo a farci un giro nella mantide. Sì, circuiti. Ok, Cioè, cosa tatuiamo sulla mantide? Dentro o fuori la mantide? sì, sugli occhi della mantide. Cosa gli tatuiamo sopra? Nulla. Nulla, la parola nulla. Nulla. Null e nell'altro occhio là. Ok, sì, sì. Poi aspetta, c'è l'anziana. Quanta pelle che ha l'anziana. Uff. Andiamo a vedere come è fatta un'entità del secondo universo dentro Angela. Le fa venire questo senso di colpa. Non vorrei mica profanarmi. Io sono un'anziana, mi devi Poverina. rispettare. Però Angela è una novella tatuatrice e deve fare esperienza, quindi quasi è meglio di un bell'arto la cui pelle è da allungare un po' da spianare e poi possiamo scrivere Bugia. bugia. Io avrei scritto un'altra cosa però. Ah, Lo diciamo. possiamo scrivere anche quella. Merda, ok. Mm. Mm. Quindi Angela crea tutto. Angela ha fatto tutto. Angela dorme lunghi sonni la mattina. Che facciamo? Ora che ricorda la bellezza della vita, ha voglia di svegliarsi. Quando invece era nella convinzione che la vita fosse grigia, prevedibile, poco interessante, era meglio dormire. E quindi che fa?
quindi è come se sentisse in questo momento proprio la necessità di portare avanti il lavoro andando al cluster. Lo ritiene un momento determinante. Ok. Ci va con la sua penna da tatuatrice? Sì, 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 Non sì. so come si chiami quella roba lì, vabbè, insomma. Con l'ago da tatuatore. E trova proprio un ambiente ideale per poter utilizzare, no, questa penna tatuatrice, perché sono proprio dei mattoni e dei muri di cemento, dove lei può fare una specie di graffito, anche volendo, no? The Wall. Sì. Che graffito fa? Prima di Basta, togliere tutto. Ok. Basta. basta. Alta, la fermo. È sicura. Basta vuol dire conseguenze. Vuol dire fiamma, ma non perché ho una curiosità. Infatti. Fiamma 1 cosa vuol dire? Cosa comporta? Giochino giochello. Se fiamma è e fiamma finisce, sono cazzi amari. Molto, molto amari. Molto, molto, molto amari. Quindi si può anche desiderare altro. E se fiamma è una domanda curiosità, forse non si è veramente pronti. Quindi cosa fa di questo muro? Dopo aver scritto basta, è come se utilizzasse questa penna come se fosse un laser e disintegra il muro. Con queste briciole di muro si ritrova praticamente poco più di una montagnetta, piccola montagnetta così, di polvere e la butta via nel portale definitivo. È molto divertente questa cosa del disintegrare. Potrebbe girarsi verso le eteriche e divertirsi, anche se stanno già scomparendo e deve sbrigarsi, a disintegrare con il suo raggio laser del lago da tatuatrice, il leone, la mantide, la vecchia, i 3DL e il pipistrello. Presto presto che stanno scomparendo. Sì. È divertente? Sì, si è accanita particolarmente con la vecchia. Ehm, con il pipistrello ha avuto gioco facile, perché stava già molto svanendo. Ha goduto di questo laser. Molto, specialmente con la mantide, la vecchia. E invece il leone è come se l'avesse aperto prima, come quasi con un intervento chirurgico, con questo laser, si è voluta di nuovo accertare che davvero non ci fosse niente. E E poi l'ha fatto poi, fuori. sì, Beh, chissà da dove viene questa energia del laser. Chiediamola a lei, da dove viene tutta questa potenza? Da mi Gesù? fa vedere un... No, Madonna, no, Dalla mi fa Madonna? vedere. Da San Gennaro? Da Santa Paraschiva, che è una santa rumena. Para e schiva. Che scemo. Non so se questo lo capisci, Angela. Para e poi schiva. No, è come dire Santa Rita. No. Tra le sante, forse la più importante. Non so, non sono molto preparato. Da dove viene? La Madre Teresa di Calcutta? Sai che ho letto di recente una cosa su Madre Teresa che è legata a Fauci.
che è il padre di Fauci, Sì. e poi ha cambiato. Chissà se è vero, sarebbe veramente divertente. Siamo un po' presi per il cu dalla mattina alla sera, da quando siamo nati, da tutti. Il padre di Fauci, poi ci sono le due foto di tutte e due, uno accanto all'altro, che sono la fotocopia uno dell'altro. Cioè Fauci è identico a lei. Ma mi viene una cosa ancora più perversa, Mhm. come se fosse, aspetta, tipo il fratello del padre, fratello gemello tipo del padre. Mm, Di Fauci. sì, Eh? Fratello e poi è diventato Madre Teresa. sì. Con tecnologie avanzatissime o così? Mm, 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 no, io non lo vedo umano, cioè lo vedo a minima componente umana. Ok. Tanti bambini nel frattempo? Girano tanti bambini merce? Sì, migliaia, milioni, Quindi centinaia di migliaia barra milioni. sì. Ok, quindi da dove viene questa energia? Allora, quindi torniamo all'energia di Via. Angela che ha Sì, via. utilizzato, ok? Mhm. Ehm, è come una specie di rimbalzo, mi fa vedere che viene dall'alto, dalla sorgente, e rimbalza sul suo cuore e poi dal suo cuore rimbalza di nuovo verso la sorgente. Bene. Un ad eternum qui nel cluster, fatto con questa energia. Mm. Si mescola anche all'energia della sua mente curiosa e ricercatrice, perché lei vuole sapere cose, vuole sperimentare cose della vita. È un'energia molto potente perché sintetizza la mente e il cuore. Ed è come se fosse un ad eternum a forma di cervello, però un po' più liquido. Colore del cuore però. Bene. C'è un avatar, non mi interessa sapere come è fatto. Sì, Vai. Saetta di Angela, come se fosse una novella sì. Zeus di se stessa, Mm. e dal suo Olimpo, che è lei, Sì. via. Come se sì, fosse il Vecchio Testamento quasi. Via, lo sbriciola. Bene. Anche qui mette una sua creazione, se vuole. Sì, come aver recuperato quasi un gioco da bambina. Ehm, una canzoncina da bambina. Questa canzoncina poi si materializza in un ad eternum. Ok. Esistono ancora eteriche mentali? No, non più. Impianti? No, neanche. La croce rossina, come concetto, simbolo, esiste ancora nella vita di Angela? Rimane come monito lontano, in questo momento ininfluente, del tutto ininfluente. Ok, puoi incorniciarlo, questa sua immagine di, Esatto, di croce rossina, in una cornice piccola e la appende nello sgabuzzino. Lo esatto. chiude e quando ha voglia di andare a rivederselo, quando le viene una vaga idea e voglia di tornare croce rossina, si va a vedere il suo quadretto. Sì, È meglio che buttarlo. è vero. Vibrazione nuova della nuova Angela. 850. Però, consapevolezza, 206. PS, 59. vite, 1752. cervello,
Quasi 11. Suscettibilità ipnotica. 73. Ottimi, grandiosi valori. Quindi viviamo senza soldi? Angela, rispondi Assolutamente. a questa domanda a te stessa, datti un messaggio. Sto armonizzando il significato energetico dei soldi. Non li condanno. Convivo e vivo attraverso essi. Scopro il loro valore. Ok. Esiste traccia di qualunque tipo di interferenza No, con al queste momento nuove condizioni? assolutamente no. No. Ok. La parola fiamma assume nuovi contorni. Me l'ha spostata, diciamo così, più vicina, come se se stesse spostando, no? Adesso, per esempio, già verso la Germania, come se stesse camminando. Mhm. Angela, che farà da grande? Mi viene un blu cobalto, non so cosa possa rappresentare per lei, perché la risposta a questa domanda è blu cobalto. Ok. Chiudiamo con, non so, una pietra preziosa? O insomma, Una giada, mhm. Un colore? Blu cobalto. o anche rosa, rosa tendente al viola. Una canzone. Mm, non credo che sia la canzone intera, ma la frase è io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Ok. Lei è, ma vabbè, mi ha appena fatto vedere che ha in mano due penne, blu cobalto e azzurra, insomma, con cui ha preso appunti. E ottimo. Come la vedi? Rinfrescata, rigenerata, come se avesse tirato di nuovo fuori la vitalità, fosse di nuovo in connessione profonda con la vita. Come vedi Madre Teresa? A parte che mi viene la parola scherzo, come se fosse stato un grande scherzo. E noi non l'abbiamo capito. Infatti mi viene burla, proprio burla al personaggio, no? Mhm. Mm? Non mi ricordo bene. È un cartone animato? No, 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 è un altro dei personaggi legati a Fauci. Ah, un cognome? Mm, Ah, Burla. Nome mm, nomen. mm, Fauci poi non parliamo. appunto. Che poi non è niente di casuale. Poi questi cognomi si riscelgono da soli, quindi l'italiano è fondamentale. Mm, eh. E non abbiamo capito niente, bene, dov'è? La nana. Allora, non riesco ad attribuirgli esattamente un posto che... Allora, potrebbe essere il retro del basso astrale. Ok. Creiamo una bella saetta direttamente dalla sorgente che le finisca in testa. Abbiamo creata noi, ci facciamo quello che vogliamo con la nana nano. Mm, Mm? sì, Io lo sì. faccio. Uno scherzo e uno sgorbio, non so. È una PS persa o non ha mai avuto PS? No, mai. E Angela lo fa? Sì, con gran divertimento. Bene. Abbiamo finito.